Eccolo! L'avevo detto. Più ci penso e più mi viene voglia di Quake. L'avevo detto. Più Quindi, ci penso più mi viene voglia di Quake. Il leak era vero, era tutto confermato. L'avevo preso, ragazzi. Tornerà il vecchio lanciarazzi? Sicuro? Sono contento. Vediamo che cosa hanno combinato, sono abbastanza curioso. Per il momento gameplay non si vede. Uno dei giochi più attesi. Ma lo faranno con una modalità storia secondo te oppure... Secondo me faranno il contrario di lui, cioè storia sì, ma poca e tanto multiplayer, sì, credo che sia la scelta più opportuna. Magari strutturata ad arena la Sì, la sì, potrebbe essere possibile. Sì, proprio la molto multi così. Titolo? Proprio Quake? Ah no, Quake Champions, quindi ok, sarà multiplayer per forza. Con un titolo del genere può essere solo multi. Orientato al multi. Ma ci sta. Già partiamo con gli affari. Sei così esaltato, non hai visto niente. Non importa. Non sei ancora visto il lavoro gioco. fatto con Doom era buono sul singolo. Se sul multi. Good evening and welcome to the Bethesda E3 showcase. Yes, Quake is back. C'è stato uno che The game poteva essere multiplayer is back and better than ever. You know, it's hard to believe. Migliore che mai, dice il buon team. Quake was first released, and you know, if you'll excuse the pun, the aftershocks can still. Mi scuso per un po' di eco che si tirava. Quake set new standards for multiplayer. Ok, quindi for graphics and gameplay. Nuovi standard per grafica e gameplay, guarda che puntano in alto. 60 fps. Still played in tournaments across the globe. The biggest of those tournaments is our very own annual gathering, QuakeCon, which will attract this August tens of thousands of people to Dallas. As a co-designer of the original game, I'm extremely proud and excited to be standing here today to announce the next chapter of this great game, Quake Champions. Vediamo come lo hanno organizzato. Sì, comunque lui era il co-designer. Sì, lui era... Quake Champions is a competitive, arena-style, first-person shooter for the PC, designed for players of all Attenzione, whether you are new to Quake or have been fragging for the last 20 years, Quake Champions will give you the challenge and rush you'd expect from id Software multiplayer games. Now, we know that high-end performance is critical with this type of game. You know, so be assured, as with any id Software game, that Quake Champions will be fast, with amazing graphics running at 120 Hz with unlocked frame rates. Quindi puntiamo già ai 120 Hz. 60 li passiamo, andiamo a 120. That will keep you on the edge of your seat as you fight in classic arena combat. Quake Champions also taps into another hallmark of the franchise, unique and badass characters. The game features a diverse cast of warriors, each with different attributes and unique abilities, Sarà class-based, to fight the way that you want. Quindi comunque c'è una modifica una abbastanza sostanziale alla struttura di gioco. And that continues with Quake Champions. The game is designed for world-class esports play at every Quindi level. con gli sports in mente, io direi che questo già sta prendendo una forma, questo E3. Gli sport sono al centro quest'anno, sono al centro. L'anno scorso era in parte la realtà virtuale, quest'anno è gli Ci sta chiamando Marzorati. E cosa vuoi rispondere? Rispondi. I hope you enjoyed this sneak peek into our newest game. Pronto?
Join Vediamo us qual è il at problema, QuakeCon secondo me non è in riuscito a August, entrare. and we'll have even more to talk about. And now, Intanto comunque andiamo please avanti. join me in welcoming Sei dentro o Bethesda's no? Global Vice President of PR and Marketing, Pete Hines. Ok, Pete Hines sul palco. Thank you. Ok. Thank you, Tim. È rimasto As Tim fuori? said, we'll Fuori have davanti even a un more to show on Quake multischermo Champions gigante. this Quindi non August. sono riusciti a far entrare tutti, At QuakeCon. come si sospettava. Sì. Right there in the name, how would we not Il have nostro that? Matteo è fuori Con, dai. dove c'è un maxi schermo. Hanno dovuto But allestire un right maxi now, schermo not at perché non sono riusciti a QuakeCon, far we're entrare at tutti. E3, the biggest week in gaming, and this is the Bethesda E3 showcase. Ragazzi, io credo che il gioco sarà PC only, perché non ho visto comparire loghi di console né niente To per il everyone here with momento. me E and già il the fatto che millions loro of you puntino ai watching online 120 around the world, Hz thank you Vuol for dire joining che us. vuol dire che hanno in mente il per PC, forza. perché Like con le the biggest console of our games non for c'è Comunque niente. tornerà a maggio Last year, our perché non si showcase fuori. kicked off a Quindi sta big tornando. year Sì, for perché Bethesda, c'è one of the biggest in our many years of making Beh, games. c'è ragione, c'è So let me uno mention schermo just a davanti, few gli hanno tenuti highlights. fuori. The Loro Elder Scrolls Online multiplayer, was released GN. on console and Che became one of the sfiga. best-selling games of 2015 and was named MMO of the Year. We launched Fallout Shelter, the very first mobile game from Adesso Bethesda fanno un Game excursus Studios, dei loro and it ultimi became an successi, instant hit and winner ovviamente. of multiple Mobile Game of Io the sono Year curioso awards. però da questo Quake. L'unica cosa è che se la cosa delle abilità lo Non avvicina, l'hanno ancora spiegata lo come, avvicina, One of the come biggest funzionerà. launches in the industry. perché secondo me adesso Overwatch ha settato con le You've heard of abilità. it. Good. Non sto Non dicendo lo so. No, And allora with stiamo numerous parlando di Game due of the Year giochi awards, diversi. including L'arena Dice and shooter again rimane at un'arena the shooter e non è BAFTA Awards. And now Fallout 4 inevitabile. is bringing user Però sta cosa mods to delle Xbox abilità One che and alla fine soon stanno to ritornando un po' PS4 in a way dappertutto, that's che never been definiscono un seen before. personaggio. D'altronde Just last non month, puoi the new Doom proporre was un released gioco con un gameplay to vecchio di rave 20 anni e reviews. sperare di ottenere lo stesso successo che No, avevi 20 anni ci hanno fa. provato con Unreal È una adesso cosa- e Now, the adesso lo original stai Doom girando per almost niente. Esatto. I numeri single-handedly sono bassissimi, popularized quindi- first-person shooter games, and now you have a new Doom game, faithful to its legacy, with some of the best Insomma, ci sta graphics and gameplay ever. raccontando And di nuovo i millions of successi di fans have been Bethesda. enjoying the Per fast-paced il momento action and creating and sharing mods. ti ringrazio, ma lo using sappiamo, Snap facci Map. vedere le The novità. response to Esci le all of novità. these Anche games perché has been il C6 amazing. adesso Doom And your l'abbiamo già enthusiasm and citate, support quindi for us has encouraged us to go even bigger. You just heard about our new Quake game. Let's see what else we have planned for you guys. At last year's showcase, Arrivano le novità. I told you about the Elder Scrolls Legends, a free-to-play collectible card game. Now, as I said last year, I am a huge fan of these games. I play them a lot. So this is a game I'm particularly excited about. Legends provides a very deep strategy experience through both single and multiplayer modes, beginning with a campaign complete with a compelling story, interesting characters, and some great gameplay. The story is told from the perspective of a moth priest named Kellen. I'll let him tell you a little more as we take a look at the campaign's opening cinematic. Ok, ci mostrano il filmato di apertura di Elder Scrolls Legends e che ci dovrebbe illustrare la modalità storia, dove si chiama il prete. Sì. però. The Elder Scrolls show us what was and what yet will be. And they have revealed much to me. Spare us your stories, old man, unless they can sharpen spears. Our war chief is dying. Our enemies are massing for another attack. We must prepare for battle. We should go, Kellen. We have the scroll we came for. And this one smells blood in the wind. Sbagliato. Patience, Nog. I have words yet to speak here. Faccio sempre casino. Stories can do surprising things, Spear Maiden, whether they are true or not. And Oh, problema. Problema! È andata nero! Ragazzi, è andata nero la conferenza Bethesda. È andata nero la È conferenza crollata la Bethesda. corrente. No, ragazzi, sono proprio cresciati. Fammi controllare, ma credo che sia No, proprio no, è crashata proprio la loro, perché noi siamo conferenza. live. No, no. Sì, sì, è crashata la conferenza. Adesso è tornata. Abbiamo avuto problemi con la scheda del quiz. Devo mandare un video. Guarda, non credo che abbiano una scheda di No, acquisizione. nel Immagino senso, che abbiano una regia sì. video. this is the story of a forgotten hero who changed the very course of history. Gli schede digitali, Ok, si è ripigliata.
timido entusiasmo aprire la conferenza con un gioco di carte, però vabbè. Beh, comunque Sì, no, dico la parte successiva delle novità. The choices you make define your approach and unlock all the depth the game has to offer. A two-lane battlefield provides more variety and strategic depth. Players make decisions that change the cards they want to improve or add to their decks. And we offer a full single-player campaign, as well as multiple ways to play against the AI or other players in both battle and arena modes. Now, we began public beta testing in April, and so far the feedback from the people who have been playing has been terrific. To celebrate E3 this week, we'll be letting even more of you into the beta to start playing. Now, if you haven't signed up yet, just visit Bethesda.net, create an account, and sign up, and be sure to keep an eye on your email. Also tonight, we're very pleased to announce that in addition to PC and iPad, Legends will be coming to iPhone, Mac, and Android tablets and phones later this year. Insomma, ci si può registrare adesso per entrare, perché a quanto pare daranno accesso praticamente a tutti alla beta. As I said, I'm very excited about Legends as it brings together an award-winning franchise that I love and a new genre, and whether you're a veteran strategy card fan or have never played a game before, it's a game we think you'll all really enjoy. And now, so long as we're on the topic of Legends, let's take a look at what the team at Bethesda Game Studio has been hard at work on. Welcome here to Bethesda Game Studios. It's amazing to think it has only been a year since you first heard about Fallout 4 at this very event. And thanks to you, it became not just our most popular game ever, but one of the industry's. It has simply blown us away, and we're incredibly blessed to have fans like you. Seeing what you've created, not just in the main game with the add-ons and of course mods, it is just incredible. And we're not done yet. We're excited to show you what's coming next for Fallout 4. Ok, ci mostrano, come avevamo previsto, le novità di Fallout 4. Add-on numero 4. Ok, questo è l'add-on per le proprie case. Si possono fare i nastri trasportatori. Questo è il DLC che arriva la prossima settimana. Poi DLC numero 5, Voltec Workshop. Si può costruire proprio Voltec. Cioè uno può farsi praticamente il suo... Adesso c'è il sesto. Quindi questo sarà il DLC. Maybe. It's all over but the crying, and I can't get over. Si blocca. No. No, parco tema! Bellissimo! Nuka World, bellissimo! Of course, we didn't just announce Fallout 4 last year. We also announced and released Fallout Shelter, which over 50 million of you have downloaded and played. We have a really big update coming out. Questo. Take a look. Ah, quindi hanno messo le quest, nuove location e nuovi nemici. Bello. Tortuoso per ricordare un progetto. Sì, beh, è anche un gioco secondo me che è godibile senza spenderci una lira, perché comunque è molto divertente, senza comprare pacchetti. E arriva su PC. E arriva su PC. Hai capito? Mi sa che su PC forse non sarà We hope gratis. you're as excited as we are No, about all secondo me the sì, stuff invece. coming to Fallout. We want to thank you again, not just for your support over the last year, but your support of our whole studio really over the last 20 years. There is something else, though, that you've been asking us about, and yes, we've been working on it. Oh! Oh! Ah, eccolo! È arrivato. Sì, sì, è arrivato. Era un po' scontato, però il rumor si è verificato. È vero.
Guarda però che enhancement della grafica che hanno fatto, niente male. Cambiata parecchio, sono cambiate parecchio le texture, la palette. Chiaramente hanno aggiunto l'HDR per assolutamente, le ombre, il sistema di illuminazione è completamente cambiato, vedi, volumetrico infatti. Un'altra cosa. Di profondità di campo dinamica. Riflessi, Shader della neve, shader dell'acqua. Beh, ci sta però, Ci sta, sì. Posso dire, spero che venga venduto. Le mod su console, questo è molto interessante. Skyrim Special Edition in stores, aspetta, me l'ho data. Cazzo! 28-10 mi sembra di aver visto, però è scritto piccolissimo. 25-28-10. Va bene. Cioè, ce lo aspettavamo. Sì. Proprio tutte le ditte che ci gioco da tutto quanto. Allora, vabbè, no. Volevo ricordare che Hi everyone, I'm very excited to be here. dopo l'annuncio della Collectors di Fallout hanno annunciato Fallout. Ti ricordi? Sì. Anche perché sì, infatti l'ha fatto passare un po' come un gioco di scontato. Sì. L'ha messo così. Beh, non ci hanno dedicato troppo spazio perché avrebbero preso per nacchio. Sì, infatti, tra where l'altro. players can improvise and where choices have consequence. Our games Adesso parlano di encourage Dishonored. replay in order to try different play styles so that players are free to play their own way. In 2012, we released Dishonored. We were thrilled that the game was so well received by the gamers and the critics all around the world. That was like one of the best feelings for us developers. After that launch, my friend and director Harvey Smith took the lead on Dishonored 2, so he went to France and Lyon and worked with the team over there. Meanwhile, I have been busy in Austin working on something else with the team in Austin. And tonight, I have a surprise for you. I'm going to reveal what that surprise is in a minute. It's a new game built on the values that are so dear to Arcane. Attenzione, It's è un nuovo another gioco. first-person immersive game set in a dangerous universe. Only this time we've added a psychological thrill. Here is the world's first look at what we've been up to. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment with Alex in his office. There is no duration set for this meeting. There is a 3 p.m. meeting in TranStar Conference Room A to greenlight research and development plans. Aspetta, che non sei ancora su questo gameplay. Attendance prior to arrival. Sì, bene. The most recent test results from the Cybertron. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Ricomincio da capo You praticamente. have a 9 a.m. Il concept è quello del giorno della marmotta. Psicologico, un thriller psicologico. Sì. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Good morning, Morgan. Looks like we have some tests to run through today. Ok. Io questa roba non ci gioco. Sembra molto figo per il momento. Ok. Good morning, Morgan. You're not going to like what I have to say next. Titolo del gioco? Prey. Prey. Non ho più. Perché? Non ti risulta? In Prey, you awaken aboard Talos 1, a very special space station. It is year 2032. You are the key subject of an experiment meant to alter humanity forever. Ok. But things have gone Ambientato nel wrong, of course. 2032.
Il personaggio è il protagonista di un esperimento in cui si cerca di alterare l'umanità per sempre. As you dig into the dark secrets of Talos 1 and your own past, you must survive using all the tools at your disposal on board of the station. È una specie di survival horror ambientato su questa base spaziale chiamata Talos 1. Will be available next year on Xbox One, PS4 and PC. Disponibile dall'anno prossimo. Sembra un po' ricordare Alien Isolation comunque, anche se ovviamente non c'è l'idea comunque del tu sei sulla nave e devi sopravvivere. We had the privilege of releasing one of the most iconic titles in our industry un po' Dead to Space, fans anche. around the Dead world. Space, We challenged ourselves to ensure Doom lived up to its incredible legacy, and we thank you, our fans, for making the Doom launch such a tremendous success. It's been amazing to watch and hear from the millions of players enjoying the many aspects of the game. From those of you gunning for the un reboot, dice Walter, del primissimo Prey. others constantly testing their skills in Io pensavo che fosse un you continue to completamente inspire our diverso. team. Last year, we told you we wanted to put the power of creation in the hands of every player through Doom Snap, allowing for an endless stream. Torno a parlare di Snap Map nel In the frattempo. coming months, we're excited to be supporting Doom Snap Map with free updates and even more ways to play. We'll be delivering new construction modules, including hell è un visual editor effects, abbastanza as well as new completo. props, objects, Non è facilissimo da usare, però ti permette di creare davvero delle mappe completamente nuove. Sì, beh, poi una volta che lo dai in pasto alla community bisogna aspettare che la gente sappia padroneggiarlo. Throughout the year, every Snap Map feature and update is free for every player. For multiplayer, next month we'll release 2 new modes, including a uniquely Doom variant of One Flag CTF called Exodus, as well as an all-new multi-zone capture and hold mode called Sector. Later this summer, we'll turn up the heat with the release of 3 free-for-all modes, including Classic Deathmatch. These modes will be free to all players and playable on any existing or future maps. Also next month, fans can look forward to Sono delle nuove modalità che verranno aggiunte sulle mappe esistenti, quelle nuove. Unto the Evil. The first DLC pack includes 3 new multiplayer maps, offering Il nuovo DLC con 3 mappe multiplayer, a new playable demon called the Harvester, un nuovo demone chiamato The Harvester, equipment item, armor sets, taunts, and more. With just a month past since our launch, we hope you've only scratched the surface of fun we packed into the game, and we can't wait to give you even more ways. Sì, era un video in CG assolutamente. Sia Quake che questo Prey non hanno mostrato nulla di gameplay. Wow, ton of great stuff there for everyone that's enjoying Doom, and again, we thank you, the fans, for making it such a hit. Doom has received near universal acclaim from critics and players alike for its fast combat, over-the-top demons, and amazing graphics, everything that it is known for. Now, it is also known as a longtime supporter of shareware, or for you youngsters in the audience, that's what us old guys used to call a demo. And in a nod to that tradition, we decided to offer anyone that hasn't checked out Doom's amazing gameplay a chance to do it for free. So, starting tonight, you can download and play the first level of Doom on Steam, PS4, or Xbox One. Ok, esce una sorta di demo il primo livello giocabile gratuitamente Now, per tutti. this offer is only good this week, but we want everyone to have a chance to see why Doom is one of the highest rated shooters ever. So if you love super intense action or you just want to experience state-of-the-art gaming, go download Doom and fight like hell on us. We think you'll see what everyone else is talking about. Now, let's shift from Demons of Hell to Daedric Princes and Secret Assassin Cults. Please welcome from ZeniMax Online Studios, the Elder Scrolls Online game director, Matt Firor. Matt? Basta solo che compaia una persona di questo tipo qua per mandare la folla in visibilio, anche se stiamo parlando di Elder Scrolls Online e non di The Elder Scrolls. Sono due progetti molto diversi. From the console launch last June to the release of 3 critically acclaimed DLC game packs during the year, all of us at ZeniMax Online. Sì, l'hanno risollevato.
Sì, l'hanno risollevato, diciamo, l'hanno risollevato cambiandogli completamente il sistema economico, che è una grossa cosa, ma lo sentivamo tutti, cioè è impossibile oggi uscire con un MMO con un abbonamento, ce ne fanno soltanto 2 giochi e basta. was one of the best-selling games of the year of any kind, E fanno fatica and anche now quelli. supports a highly engaged community of over 7 million of you. Io ci sto giocando ogni Been tanto di exploring this Scrolls enormous Online. world of Tamriel. Sì, Let's ha i take a suoi look at some of the difetti secondo highlights from the me, Elder perché Scrolls Online from launch la onward. progressione è lentissima, le missioni sono tutte uguali, però le ambientazioni sono affascinanti. E la storia più che altro non mi ha preso per niente questo gioco, l'ho trovata piattissima. Adesso numeroni su numeroni, giusto per fare. Non lo so, ho trovato la storia veramente poco interessante, non mi ha preso per niente. C'è che dire che in questi giochi devi un po' immedesimarti parecchio. Se la prendi un po' tutto gamba non te la godi quasi sicuramente. Se invece ci metti anche del tuo per farti convincere nella storia, quel punto ti fa. Sì. Poi anche delle quest in cui ti fanno fare delle scelte morali che però sono guidate, alla fine finisce sempre uguale. Ah, ok, vabbè, quindi. Quindi anche quello un po' mi ha deluso. Tipo quella immagine che hai appena visto, delle 2 anime che si fondevano. Lì ti fa fare una scelta, a un certo punto ti chiedono se vuoi salvare la ragazza oppure salvare il saggio, ma alla fine sei obbligato a salvare il saggio. Sì, sei obbligato. Altrimenti il gioco non va avanti. Ah, o proprio così. Sì, quindi ti mette sui binari di una storia che onestamente non ho serve già trovato della sì, abbastanza. Gente contenta. No, per carità. As you can see, the Elder Scrolls Online community is having a lot of fun playing the game. And our player community is still growing. Tonight, I'm very happy to announce that on June 23rd, we'll be expanding internationally by launching Elder Scrolls Online in Japan. We look forward to welcoming these fellow Sarà adventurers. il lancio giapponese And del for gioco everyone il who 23 di plays, giugno. we have a lot more great content Quindi on the way. si ingrandisce ancora For la me, community, anche one of my se favorite un moments gioco in come The any Elder Scrolls RPG ever was the in Dark Giappone Brotherhood quest in the Elder Scrolls farà 4. un po' di fatica. It was packed full of assassination and intrigue, and like me, fans everywhere loved it. So I'm particularly excited for the launch of the Dark Brotherhood DLC game pack on Xbox One and PlayStation 4 this Tuesday. In the Dark Brotherhood Sì, DLC, arriva you'll travel to il another location DLC from della Oblivion, the confraternita Gold oscura Coast of su Cyrodiil. The su Dark PlayStation Brotherhood 4 has e an Xbox One. appropriately dark storyline full of intrigue and mystery and brings all new repeatable quest gameplay to ESO. So, please enjoy the worldwide debut of the Dark Brotherhood DLC launch trailer. Trailer di lancio del DLC, va bene, ce lo guardiamo. Sì, molto Sweet mother, easy. sweet mother, send your child unto me. For the sins of the unworthy must be baptized in blood and fear. Questo è il giuramento della confraternita oscura. Sacrament initiate, a contract that calls for murder. Now go, assassin. Take your blade into the night. Be rewarded for your service in our business of death. Welcome, initiate, to the Dark Brotherhood. And know this, in Tamriel, no one is safe. No, il gioco non è in italiano e non sarà tradotto. I numeri degli MMO in Italia sono talmente bassi che difficilmente si vede il gioco tradotto in italiano. Assolutamente quelli che ci giocano comunque sono abituati all'inglese, per cui Our PC players are already having fun sneaking around Tamriel and learning more about this mysterious group. And we can't wait to see what happens when our console players get to experience the Dark Brotherhood this week. But that's not all. A core philosophy in the Elder Scrolls Online is to constantly make the game better.
Since launch, we've regularly been adding innovative features such as the Justice System and the Champion System, and we're about to make another game changer. Tonight, we're announcing one Tamriel, marking another major evolution of gameplay in the Elder Scrolls Online. With one Tamriel, all characters will be automatically leveled to content in the world, allowing them to freely group with anyone they want, and also to explore the vast world of Tamriel with no level restrictions. Ok, praticamente un sistema che pareggia i livelli dei giocatori in modo tale che sin da subito, facendo gruppo con un gruppo di livello più alto, è possibile andare ad esplorare delle zone che altrimenti sarebbero inesplorabili per un The giocatore. entire game world is open for you to explore freely. You can go wherever you want and play with whomever you want. This is the first time this has ever been done in a multi-platform RPG. We'll think you'll love it. One Tamriel will be coming to the Elder Scrolls Online this fall. In closing, I want to thank the awesome Elder Scrolls Online community for your support. We never take it for granted. We work hard every day to make your Elder Scrolls Online experience the awesome adventure you want and deserve. Thanks, everyone. Abbastanza classico. Sì. Diciamo che per il momento la conferenza si è un po' stupito. Sì, si è un po' come noi, un po' su. Sto facendo fatica a tenere. Sì, anche nonostante siano le 19:48. Sta venendo un po' colore. We're just going to keep the showcase going. Now, for those of you watching at home, our pre-show hosts, Adam Sessler and Morgan Webb, will be back to take over the stream, and they'll bring you exclusive interviews and more information about all the games that we're talking about here tonight. Cioè, mezz'ora. Here in Los Angeles, we've built an interactive space over on the other side of the lot where you have a chance to learn more about our games, play some of them, and meet some of our developers. Over there is also food, drink, and to make sure it's a real party, we have arranged a special performance by Blink 182, who will drop their new album. California, in a couple of weeks, and you get to hear them live tonight as they start their summer tour. Now we have another treat for you over there as well, a chance to experience the latest in virtual reality from Bethesda. Attenzione, Bethesda VR. Weren't expecting that, were you? No, non ce lo aspettavamo. The first time anyone experienced modern VR was at E3 2012, and if you were there and lucky enough, you may remember getting to play Doom 3 BFG in our booth. Now, at the time, we had solved some of the toughest technology challenges posed by VR, and people were amazed. Since then, we've quietly continued our pioneering work in VR, and tonight, we want you to see and experience what you feel when you put on a headset and play the latest AAA games in the industry. Now, we have two games for you to experience. The first is the just-released Doom. You can take a virtual tour and get a totally unique look at the very latest graphics and true next-gen rendering from our id Tech 6 engine. In addition, we think the greatest promise of VR is its ability to immerse players completely into virtual worlds, and that the best games for that experience will be first-person open-world RPGs. So we have Fallout 4 for you to play as well. Quindi come ben detto, stiamo portando la line-up su VR. Wander the Wasteland, check out the iconic Red Rocket, try combat. I'm telling you, with a Pip-Boy on your arm, a dog by your side, a gun in your hand, it's pretty incredible. Tonight we're pleased Quello vorrei provarlo perché vedermi arrivare addosso qualche creatura o qualche zombie pulverale mentre stiamo facendo survival mode was an intense way to experience Fallout, you ain't seen nothing yet. We want to give you a glimpse into where we're headed with VR, where you can expect us to remain a leader, offering our games on the very best platforms you choose. So be sure to check it out. Now, for more on the second half of the showcase, let's check in with Adam and Morgan to see what's happening and get an update on what they have planned. Adam, Morgan, what do you have for us? Thanks, Pete. Now, we are here at BE3+, and this is sort of this experience that you guys are going to get to see after the showcase. We have some Bethesda VR over here. Now, right now, there's no line, so that's kind of tempting, isn't it? So taking advantage of that. And over here, Elder Scrolls Legends. For everyone to play. Pete, I fully expect to see you at one of these tables showing off that card mastery skill I know you possess. Now, in here, Adam and I are actually going to be interviewing some of the developers that you guys just saw their games on stage, so we're going to have a lot more information for you. So everybody on the stream needs to stay tuned for that after the showcase. Lots of good info, but for the moment, let's go back to Pete and even more games.
Cioè, hanno messo... Morgan, we will see you guys in a few minutes, but we are not going anywhere just yet because there is one more thing that we think you are going to want to see. Last year, we announced that a sequel to Dishonored was in development, marking a new chapter to the Game of the Year from Arcane Studios. We shared a few tidbits about the sequel, but for the most part, you could say we've been in stealth mode. Until now. Sorry, I couldn't help myself. Dishonored 2 is going to be a very special game, one that lives up to its celebrated legacy and then goes way beyond. To tell you more, please join me in welcoming the creative director of Dishonored 2, Harvey Smith. Sì, chiudono con Dishonored, quindi ci scordiamo di Elder Scrolls. Hi everybody. In Dishonored, you play a supernatural Mi sa assassin che in sarà a rimandato steampunk l'anno city. prossimo. The game blends combat, stealth, and mobility, giving you many different pathways and approaches. Però When the original Dishonored was released in 2012, you embraced the game and made it your own. You discovered moves and combinations of powers that we didn't even imagine. We were thrilled by your passion for Dishonored, and we were humbled by the success of the game, which won more than 100 Game of the Year awards. At last year's E3, we announced Dishonored 2. So tonight, here with all of you for the first time, we're going to show you the game. Un timido applauso dal palco. Adesso ci mostrano un po' di gameplay magari. Di actual gameplay. Ci siamo persi? Nulla, non vi siete persi nulla. Peccato perché sembra così emozionante. Poi posso lamentarmi in diretta? Sì, dai. Perfetto. Quando finiscono... No, fatti vedere in diretta che ti sei messo anche la giacca. Guardate per qua. dire, mi do un tono e vado a vedere la conferenza di... Allora ragazzi, scusate, prego, ragazzi. Allora Allora ragazzi, cioè, guardate, ho messo la giacca, la camicia, tutto vestito benissimo, gli occhiali da sole bellissimi. Sono arrivato, una coda da 12.000 persone e ha lasciato fuori me, tutta IGN, tutta la multiplayer e tutta Game Machine. Ottima mossa qua, Bethesda, io vado a piangere in camera. Però hanno presentato Quake. L'ho visto al mega schermo. Ok, vediamo intanto Dishonored 2, che ci mostrano magari un po' di gameplay. Quanto pare è stato mostrato. Even the food and songs. Per il momento ci stanno mostrando ambientazione. Sì. Telecamera mobile dentro il mondo di gioco. Ma guarda. Io non so. In order to bring Karnaka to life, we've created a custom game engine designed to support our signature art direction and level design. We wanted Dishonored 2 to resemble a painting in motion, so we've given considerable thought to our lighting and the way it plays across every surface. We've created custom tools to support the interruptible, real-time narrative scenes necessary for a stealth simulation. And the same is true for our approach to audio, both in terms of atmospherics and stealth gameplay. All of these details make Karnaka more vivid thanks to our new technology, which we call the Void Engine. Questo mi incuriosisce un pochino, capire come funzionerà il sistema In dell'audio. crafting spaces for you to explore, we've got several creative goals. We want the environment to feel coherent and complete, plausible. Where do these characters live and how do they get to work? Is there a viable pathway that makes sense? Where do they take their breaks or stop for lunch? But it goes further than that. For Dishonored 2, we felt compelled to ask ourselves about the history of a given street or shop. What was there a decade before the player arrives in Karnaka? Often you can see the layers of history, watermarks on the wall from past floods, peeling posters and advertisements from years ago. We want every market, every alley to tell a story. And Cioè, hanno lavorato tantissimo sull'lore del gioco per creare qualcosa di realmente verosimile e vivo, sì, questo è abbastanza interessante. Devo dire che questo qui è molto questo è fatto è in game, questa roba è engine gaming, però a livello di gameplay non si vede nulla. Diciamo che è sempre stato affascinante il loro di Dishonored, questa storia della caccia alla balena, eccetera. Però
non ha il carisma On di un behalf Elder of all my Scrolls, non ha il teammates at carisma di un Arcane and Fallout. Leon, who worked so hard to bring this to you, and my dear friend Raphael Cioè si stanno Colantonio, thank impegnando you so much for all the tantissimo, passion pur you've given the sapendo che game. effettivamente non avrà lo In the stesso first livello di Dishonored game, you potenza, played la Corvo stessa Attano, portata falsely di accused of un killing Elder the Empress, the Scrolls woman he loved and was sworn to protect. o di altri And you were giochi. blamed for the abduction of their daughter, Emily Caldwin. After escaping on the night of his execution, Corvo is gifted with supernatural powers and dedicates himself to avenging the death of the Empress and restoring young Emily to the throne. As we began to work on Dishonored 2, a single question haunted us. What became of Emily Caldwin? How would her experiences affect her, and what kind of ruler would she become? We envisioned Emily grown up, 25 years of age, and then we began to imagine what she'd be like as a heroic figure, as someone fighting for her life against the forces of deceit. We developed a vision for Emily Caldwin that excited us, and at E3 last year, we shared that vision with the world. Dishonored 2 is set 15 years after the first game. Emily Caldwin rules the Empire, watched over by her father, Corvo Attano. Ecco, un po' di gameplay. Finalmente arrivato. All hail Her Imperial Majesty, Emily Caldwin. Loyal subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwin. Con la musica del cigno di Camille Saint-Saëns. Emily, You look tired, Father. every year I think the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it never is. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. We're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the crown killer, eventually. People are saying it's you, that these assassinations are a misguided effort to protect me. No, someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. Mi piace lo stile. I wish I could just run away from Mi all sembra this. diverso atteggiamento da Sometimes guardia. you do. You think I don't know Uno about your nights passa out on la the sua vita, l'altro rooftops? invece si gira dall'altra The parte, ceremony senza will be guardare. over soon. Sì, questo è quello di cui parlavamo prima, il fatto di dare senso, una vita ai personaggi, ai luoghi, eccetera. When an otherworldly usurper seizes the throne, the fate of the Empire is left hanging in the balance. Dishonored 2 offers you the choice of playing as Empress Emily Caldwin or the Royal Protector, Corvo Attano. Emily and Corvo are both fully voiced this time, with their own perspectives and emotional responses to the events transpiring around them. Whoever you choose to play, you've got to flee Dunwall, your home, and travel to Karnaca in order to unravel the threads of a conspiracy and take back what's yours. I've gotta get away. I should talk to the captain of that ship. Dishonored is known for unscripted, simulation-driven missions where no two players ever have the same experience. There are many pathways to explore as you penetrate well-defended locations, numerous ways to find and eliminate nefarious targets. In crafting the missions for Dishonored 2, we've put a much greater emphasis on big, interesting themes, either from a gameplay or fictional standpoint, making each mission a wildly unique place to explore. I'll explain a little bit more about that. Today we're going to show you the Dust District, an industrial ruin ravaged by terrible storms that hit at random intervals. Ok, ci In the mostrano Dust questa... District, a militant religious faction called the Overseers is at war with the Howler Gang. The leaders of both factions are trying to take each other down. You can side with the Overseers or the Howlers or neither. There are many ways to complete the mission. Come sempre in Dishonored si può completare la missione in diversi modi, non c'è una strada giusta e una sbagliata. E in questo caso ci stanno mostrando sempre a riprova del fatto che questo gioco ha una mitologia e una scrittura molto importante, un distretto in cui innanzitutto diciamo, ci sono delle tempeste che si scatenano in maniera casuale e in cui praticamente ci sarà la possibilità di parteggiare per la fazione che controlla questa zona o che vive in questa zona, oppure no, oppure mettersi contro di loro, e la missione può essere completata in tutti i modi.
Esatto. To reach our target, Vice Non Overseer sono Burn, scriptati we've got to che abbiamo get past the adesso. Grand Guard infatti si checkpoint sealed creeranno off pian by a piano wall of light. l'intelligenza A artificiale. cruel security device reinstated by the Duke of Serkonos. Orders from the Duke. We're losing too many people. Good soldiers blinded by that hallucinogenic powder the Howlers used, then stabbed to death or dragged down by the Abbey's hounds. One young lieutenant got hit by an overseer grenade, and that was it. He was one of the Duke's distant cousins or something. Shit. Let's hope they do enough damage to each other so the fight goes out of them. That won't happen until someone manages to kill either Paolo or Vice Overseer. We've made much greater use of vertical space for Dishonored 2, encouraging players to explore the rooftops above the streets. Quindi più verticalità alle mappe, spingendo il giocatore ad essere cercare approcci più. Sì. Quindi passare diciamo sui tetti. È possibile anche fare il gioco completamente in modalità stealth senza uccidere nessuno. Dust from the mines. È arrivata una tempesta. Chiaramente non è l'approccio scelto dal giocatore. Ha scelto l'approccio stealth, ma For the violento. AI and for the player. A random storm hits and Emily comments on it. Many of the security devices in Dishonored 2 are powered by wind, a unique feature of Karnaca, so here we're switching off the windmill to get through the wall of light. There'll be a lot going on in this next fight. Drop attack, guards climbing and vaulting, combat choke, and Emily using far reach to pull an explosive whale oil tank toward her from a distance. Ale. Quella là. Si è bloccato. Mi riparto se No, sta bufferando. Ok, si è ripigliato. Comunque sì, rispetto a Twitch di oggi, la conferenza Electronic Arts va molto meglio qui. Finalmente un po' di fluidità. Addirittura hai tirato una schioppettata nel sedere. Sì. Quanta cattiveria. The Overseers are fighting the Howler Gang for the hearts and minds of the people of Karnaca. What happens here will influence Karnaca's future and the endgames. Ma si può mirare addirittura parte del corpo. Here we're going to use Emily's mesmerize power to lull a group of Overseers into puoi muovere il evading mirino. combat altogether. Mesmerized, they won't notice Emily or even remember that she was here. C'è anche questo potere che consente di ipnotizzare le persone in modo tale che anche gli animali, in modo tale che si possa passare inosservati. Far Reach can be upgraded not only to pull objects from a distance, but also enemies, so you can finish them off in mid-air. Invece le movimenti sono comunque abbastanza ampie. Sì. È decisamente OP, lei. Emily's powers, which are new, and all of Corvo's can be fully upgraded using entirely new skill trees, giving you the ability to customize more deeply. Comunque anche l'ho detto che è stato potenziato, quindi. If you're new to the Dishonored series, it's all about options and exploration, playing at your own pace. The game has many different pathways through each mission, and also different approaches, stealth or combat, lethal or non-lethal, and a wide array of supernatural powers that will dramatically change the experience as you play. We're very close to Vice Overseer Burns' office now. Seen it, and I feel it in my bones. So this stalemate with the Howlers must. Comunque sì, conferenza abbastanza Burns giving a noiosella. briefing using a projector. We're going to plant a stun mine and then link several of the Overseers with Emily's domino power. So that whatever happens to one of them will happen to all of them. They share the same fate. Sì, ma il problema è che non si è visto niente. Cioè, mi stai parlando di due giochi di cui non ho visto niente. Sì, no. Quel che non si è visto e Prey non si è visto.
Diciamo che sembra molto Switching off the projector will attract Vice Overseer Burns' attention, and when the mine affects one Overseer, it will affect all of them. Beh, questo lo stanno mostrando, però d'altra parte non Intanto in Italia c'è l'alba. Sì, anche qui. Qui invece c'è il crepuscolo, cazzo, io sto morendo di sonno. Madonna. E non aiutano queste conferenze, No, tenerti svegli. ma anche perché, cioè, il discorso è che loro stanno There puntando are many adesso sul creative gioco, ways to use Domino. che è un gioco Now we're going to show stealth. you Shadow Walk, another Non, key power for Emily. non ti coinvolgerà mai un gioco stealth se non lo giochi. Certo. Oh. Shadow Walk is Smembramenti. for stealth and combat. You saw it in the announced trailer that we made for the game, and you can fully use it in the game. Like all the powers, it can be upgraded in a variety of ways. Adesso vado a sbadigliare. With Vice Overseer Byrne out of the picture, the leader of the Howlers will owe Emily a favor, and that's just one way to complete the Dust District mission. Before closing today, we want to demonstrate another signature environment from a mission called A Crack in the Slab. It's another example of the missions in Dishonored 2 and how they're built around Ragazzi, big, abbiamo capito che il interesting gioco è themes. ricco, è bello e... This mission takes Basta. place in a ruined manor that's been sealed si for può passare several un years. qualcosa su At the Windows. start, the No, outsider assolutamente. appears and explains that reality was warped inside this place after an Non occult ha event. dedicato così tanto Your tempo neanche a supernatural Fallout powers 4 l'anno won't work scorso. inside the manor, and even time behaves Beh, l'anno scorso hanno fatto vedere strangely, tutta la allowing parte you to travel iniziale, back and quindi forth mica la between the parte ruined dopo- present and the Ha past, mostrato when the la manor was parte lavishly del... refined. dopo le scelte. Sì. Vabbè, ma durava quanto? Penso sono dei 5-6 minuti. Here we're in the present, when the manor is in ruins. Siamo svaccatissimi sul divano. No ragazzi, cioè, voi non potete capire. Cioè, forse sì, in realtà potete abbastanza capirci. Però noi 2 giorni Now che we've facciamo moved backwards, years into the past, when the manor was still inhabited. Sì, siamo abbastanza and distrutti, guarded. ragazzi. C'è Ci spiace. jet lag. ma- L'ambientazione, ribadisco, è veramente molto bella. Gli manca un po' di carisma, a mio Looking through avviso. the lenses of the outsider's secondo me timepiece, c'è you can anche see delle the cose alternate che sono timeline. anche per This is fare. useful for solving puzzles, as No, you've però a seen, parte questo, but it can also be used to avoid or take down enemies. You can watch enemies in the alternate timeline and then step through to Sì, execute c'è la your possibilità di plans. viaggiare in una... tra due linee temporali diverse. Per poter aggirare i nemici. Sì. Che quindi non ti vedono in una linea temporale. 10 per ostacoli, c'è una meccanica di puzzle solving. Che tra l'altro si integrerà comunque ad altri modi con cui uno può vivere Dishonored. Certo. Quindi non è detto che sia l'unica. Però aggiunge complessità al titolo. We hope you're going to love the game as much as we do. Bene, Thank you. siamo giunti alla fine della conferenza I have to once again Bethesda. give a shout out to my team in France that worked so hard and they are so passionate about the game. And the first game, they're really ready for you to get you guys to get your hands on it, and you don't have to wait long. All of you can leave your mark on the Empire of the Isles because Dishonored 2 will release on PlayStation 4, the Xbox One, and PC November 11th, 2016. Ok, quindi mancano pochi mesi But all'arrivo del before I gioco. go, I've got one more thing for you. This is the worldwide launch of the Dishonored 2 gameplay trailer. You're seeing it here first. Good night. Chiudiamo con il trailer di gameplay di Che non si è Dishonored. ancora visto. In realtà è parte di quello. Che d'altro canto loro hanno mostrato quello che avevano di più completo nel gioco e questa roba verosimilmente finisce anche nel trailer. Anche il trailer è molto pacato comunque. Secondo me stanno sbagliando un po' di cose anche in questo gioco. Comunicarlo. Sì. Perché un trailer del genere non ti dice assolutamente niente.
Cioè, tu metti una persona che non conosce cosa fa, che cosa capisce da questo gioco? Tutta la meccanica della libertà e della possibilità di muoversi come vuoi, di avere a che fare con delle missioni dinamiche che non sono scrittate. Sembra almeno uno street game. Per dire, C'hanno secondo me un po' di difficoltà a comunicare la natura di questo gioco. Guarda, che ha fatto vedere 4 scene di combattimento, ma combattimento più... Sono tutte uguali, peraltro, finiscono tutte con la stessa pugnalata. Ha un po' di problemi Bethesda su questo gioco, proprio sulla comunicazione, perché alle 3 qui hanno mostrato esattamente che cos'è il gioco e che cosa c'è dietro e quanto è complesso e quanto è ricco e quanto è vario e com'è particolare l'ambientazione, però poi al pubblico alla fine arriva un trailer in cui non si capisce una mazza, poi non si è capito nulla in questo trailer. Boh, non si capiscono i personaggi, cioè devi già conoscerlo, se lo apprezzi soltanto se già conosci quello che ci sta dietro. Se no... Sì, anche la gente in chat è un po' annoiata da questa presentazione di Dishonored. Very excited about Dishonored 2. Can I please have another round of applause for the very shy cook-off Harvey Smith? Evitabile. And everyone at Arcane Studios, those guys are fantastic. They've been working their butts off. Now, one of the things that Dishonored fans have been asking about a lot is whether or not we're going to do a collector's edition. So tonight, I'm happy to confirm that confermano la collector's we'll be doing edition a di limited Dishonored number 2 of Dishonored 2 con collector's dentro il editions. teschio la The maschera. collector's edition comes with a very cool replica of Corvo's mask, as well as Maschera di Corvo. Benoit's ring, and it'll be available through retailers around the globe, but supplies are limited. And as we saw with Fallout 4 last year, and you know who you are, they go out quickly. So if you want one, I suggest that you pre-order one before they all go away. Also, if you pre-order or digitally pre-purchase any version of Dishonored 2 for a limited time only, you will get a free copy of Dishonored Definitive Edition, which includes the original. Ok, se si compra la Collector si all of the ottiene add-on content remastered for the current generation se of preordini. consoles. Ah, il gioco in generale, non solo la Collector. Sì, no, se preordini il gioco, è quello che ho capito. Now, qualunque versione. games like Dishonored 2 Però and solo per all un of the tempo games that limitato. we've shown here tonight don't happen by accident. There are wonderfully talented, dedicated people working hard every day to build games that thrill and inspire all of us. And I want to take a moment to recognize and thank the entire Bethesda team and all of our studios. So if you take a look, you'll see teams from all over the world who are joining us now. Would you please welcome me? Would you please join me in thanking them all for their incredible and dedicated work? Una comunicazione da fine di un'avventura. Però mi spiace. Ringrazio tutti i team che lavorano sui loro prodotti. Thank you very much. That was tutto il mondo. So, from Quake Champions to Dishonored 2, from The Elder Scrolls Legends to Prey, plus all of the new content for Doom, The Elder Scrolls Online, Fallout 4, and Fallout Shelter, and the latest in virtual reality gaming, it should be another big year for Bethesda. Now, this has already been a great night, and we want to commemorate this moment and give you guys something special to remember it by. So for all of you here in Los Angeles, when you leave tonight, you'll get a special t-shirt. Ti sei perso la maglietta. Te ne stavi lì a guardarti il maxi schermo e ti davano la maglietta, no? And all of the games that we've shown, and for Che era those anche of you abbastanza watching the carino. stream at home, Adam and Morgan have t-shirts. No, da to give stampare away a casa, for a 5 delle chance to 5. get yours. Non fare il pezzettone, dai. Everything we have to show you from this stage. So if you're here with me in the hangar, you can head over to the other side of the lot. Ma poi perché dicono queste cose in diretta? Far rosicare la gente a casa. Dai la maglietta e basta. Dai la maglietta e basta. Anche l'anno scorso i gadgettini che hanno passato, ma hanno fatto rosicare tutti. That's it for me. Have a great night. Adam and Morgan, take it away. Va bene, si è chiusa la conferenza Bethesda che onestamente... Secondo me potevano quasi quasi fare la stessa conferenza
però rigiocarsi due momenti tipo di Quake eccetera, oppure di Prey, e metterlo alla fine, così la gente alla fine aveva un'idea della conferenza secondo me migliore. Quindi la gente si ricorda all'inizio e alla fine. Esatto, io avrei messo Dishonored dall'inizio. Sì. Se vuoi iniziare con qualcosa, Dishonored, che sapevi che c'è un po' di gente che lo aspetta, eccetera, e chiudi con l'annuncio bomba di Quake e forse la gente... Sì, lasci il trailer, perché poi hanno fatto vedere quello. Vabbè. Io ero là fuori, ero esattamente là fuori. È una situazione, una conferenza che... L'anno scorso forse hanno vinto il premio per miglior conferenza. Sì, beh, ma avevano anche roba da mostrare. Quest'anno hanno molto meno. Se la sono giocata maluccio, sicuramente, questo è poco ma sicuro. Apprezzo molto il fatto che non abbiano dedicato troppo tempo alla remastered di Elder Scrolls. Avrebbero potuto, secondo me. Considerato tutto, secondo me qualche minuto in più. Però cosa fai vedere? Cioè, una volta che hai fatto vedere che la grafica è cambiata, no, ok, va bene. Quello. Con i suoi problemi e i suoi bug, avrà quello comunque. Non lo so. Come l'approcciavano? Cioè, il tempo dedicato a Dishonored è stato davvero troppo. Per quello che vanno a mostrare, potevo mostrare una conferenza abbastanza noiosa, questo è poco ma sicuro, e che probabilmente farà discutere perché un po' ci denuncia, ci mostra i fianchi di queste tre che è fatica di quella. È un E3 abbastanza lento e strano, con un sacco di roba con un sacco di roba già nota, un sacco di leak. Un E3 che fatica a decollare, questo un E3 che non poche novità, poche cose che uno dice non me l'aspettavo. No, nulla che lo forse la cosa sì, Quake era telefonato, Prey era forse l'unica cosa Quake comunque tra tutto non era più telefonato, la gente aspettava anche su Air no, però già da ieri sera che ne parlavo. Sì, vabbè, sì. The Dark Brotherhood, you know, it's a story of political intrigue, assassination. Vabbè, niente, quindi che cosa c'è da dire ancora, ragazzi? Buonanotte. Buonanotte, potrebbe essere una buona parola. C'è l'appuntamento di domani per noi mattina alle 9:30, se non sbaglio, che da voi sono le 18:30 per la conferenza di Microsoft. Quindi ci vedremo poco prima delle 9:30 la mattina per parlare anche delle novità Microsoft, e poi a seguire ci saranno tutte le altre conferenze. Ubisoft, in the Elder Scrolls kind Sony, of way of playing Elder sarà Scrolls anche Square games is freedom. And so we really want to give players the freedom to kind of experience the alliance that they wanted, to group with whoever they wanted, and to really just walk across the world in the way that they want to go. And one trovate il calendario sul sito, much easier to find a group because anyone can group together. Possiamo chiudere qua? If you're an experienced player and you want to get a less experienced player, you can do it because you can group together. Adesso fra un po' ci sarà anche il recap di questa, quindi se volete stare alzati ad attendere il recap, altrimenti andate a dormire. Ragazzi, fate qualcosa di utile e riposatevi. Ne avete, ne abbiamo bisogno. Va bene, niente, allora noi chiudiamo, ci vediamo per noi domani, per voi oggi, ma in un orario molto più praticabile, con la conferenza di Microsoft da LA, il momento al divano di LA, dal casting couch di LA. È tutto, ci vediamo domani. Buonanotte ragazzi. Ciao. So basically what it does is it levels the player to the content and then allows them to group together. So we've really been working on this for a while. And now we're spreading it to the whole game instead of just in the DLC. Well, my final question, I don't even know if it is